Ottobre 1949. Los Angeles è una città in trasformazione. Sul Monte Lee gli operai smontano le lettere Land della celebre scritta, segnando una nuova era per Hollywood. Ma sotto quel trucco di fascino, la città mantiene un lato oscuro, fatto di contrasti, segreti e porte chiuse che non si riaprono più. Sulla scena entra una donna di 26 anni. Si chiama Jean Elizabeth Spengler. È un'aspirante attrice, ballerina di nightclub e comparsa cinematografica. Quella stessa sera uscirà per un appuntamento da cui non tornerà mai più. Questa è la storia di Jean Spengler, non solo un crimine, ma un enigma. Atto 1. Jean Spengler. Jean nasce il 2 settembre 1923 a Seattle, Washington. Non cresce in un ambiente difficile, non ci sono segnali di una vita instabile o pericolosa. È una ragazza come tante, educata, riservata e con una naturale eleganza che le persone notano, senza che lei debba cercarla. Durante l'adolescenza la famiglia si trasferisce a Los Angeles. Jean frequenta la Franklin High School e si diploma nel 1941. Sono anni in cui Hollywood sembra a portata di mano, soprattutto per chi ha un bel volto e sa muoversi sotto i riflettori. Dopo il diploma, Jean trova lavoro come ballerina in locali notturni famosi come l'Earl Carroll Theatre e il Florentine Gardens. Posti scintillanti, pieni di musica e luci, ma anche di promesse sussurrate. Luoghi in cui molte carriere iniziano e molte finiscono prima ancora di nascere. Nel 1942 Jean si sposa con Dexter Banner, un giovane industriale. Per un momento sembra l'inizio di una vita più stabile. Nel 1944 nasce la loro figlia, Christine, ma il matrimonio non regge. Le ambizioni di Jean, la sua indipendenza e una quotidianità sempre più tesa portano al divorzio nel 1946. Dopo la separazione, Jean perde temporaneamente la custodia della bambina. È un colpo durissimo. Per 2 anni vive con l'assenza della figlia, lavorando senza sosta per dimostrare di poterle garantire una vita dignitosa. Nel 1948 finalmente vince la battaglia legale. Christine torna a vivere con lei. Jean è ora una madre a tempo pieno, ma anche una donna che non ha rinunciato ai propri sogni. Continua a lavorare nel cinema, comparendo in piccoli ruoli non accreditati. È sullo sfondo, spesso invisibile, ma presente, e a Hollywood anche essere presenti può significare qualcosa. Parallelamente Jean continua a cercare spazio nel cinema e nel 1949 arriva un'occasione che per lei conta decisamente più delle altre. Jean lavora come comparsa nel film Young Man with a Horn, una produzione importante con un cast di primo piano. Il protagonista è Kirk Douglas, una stella in rapida ascesa. Jean non ha un ruolo di rilievo, non condivide scene centrali. È una presenza sullo sfondo, una delle tante, ma è comunque dentro il sistema, è su un set vero, è lì dove a Hollywood tutto può succedere. Atto 2. Hollywood nel 1949. Nel 1949 Hollywood non è solo un luogo, è un sistema rigido, gerarchico e soprattutto selettivo. Chi ha un contratto con uno studio è protetto, ha un ufficio stampa, un agente e un avvocato pronto a intervenire. Ma chi vive ai margini di quel sistema, comparse, ballerine, attrici senza nome, è completamente esposto, invisibile quando tutto va bene, dimenticabile quando qualcosa va storto. Jean Spengler appartiene a questa seconda categoria. Lavora quando viene chiamata, aspetta quando nessuno chiama. Vive in una zona residenziale decorosa, ma lontana dalle colline di Hollywood dove abitano le star. È una distanza geografica piccola, ma simbolicamente enorme. Le giornate di Jean sono fatte di routine semplici: prendersi cura di Christine, tenere la casa in ordine, controllare il telefono e sperare che squilli. Le serate invece sono imprevedibili: un'audizione formale, un incontro per parlare di lavoro, una promessa vaga mai messa per iscritto. Perché nel 1949 non esistono registri digitali,
non esistono tracciamenti, non esiste nulla che certifichi davvero dove una persona sia stata, se non il ricordo degli altri. E i ricordi a Hollywood sono fragili. Molti accordi vengono lontani dagli uffici degli studios, avvengono nei bar, nei ristoranti, nei mercati affollati, nei parcheggi sul retro dei teatri. Avvengono in luoghi pubblici, scelti proprio perché non destano sospetti. Per una donna come Jean, ogni incontro è una valutazione, ogni appuntamento è un rischio calcolato. Accettare significa esporsi, rifiutare significa scomparire professionalmente. C'è anche un altro aspetto, più oscuro, che fa parte della Hollywood del 1949. Il silenzio. Gli scandali non vengono denunciati, vengono gestiti, insabbiati, risolti lontani dagli occhi del pubblico. Se una giovane donna ha un problema, non si rivolge alla polizia, si rivolge a qualcuno che conosce qualcuno. Ed è qui che la linea tra lavoro, favori e pericolo diventa impossibile da distinguere. Jean non risulta coinvolta in scandali noti, non ha precedenti, non è conosciuta per una vita sregolata, ma vive in un ambiente dove la normalità convive costantemente con l'abuso di potere. Un ambiente in cui una donna può essere chiamata all'ultimo momento, convinta a incontrare qualcuno solo per parlare, spinta a mantenere il segreto per non compromettere future opportunità. Ed è proprio questo il punto chiave. A Hollywood il segreto è una moneta. Quando Jean esce di casa la sera del 7 ottobre, non sta facendo qualcosa di eccezionale, sta facendo qualcosa di normale per una donna nella sua posizione. Sta andando a un appuntamento che non vuole spiegarne i dettagli. Non perché stia fuggendo, ma perché in quel mondo spiegare troppo può essere pericoloso. Ed è questo contesto, fatto di ambiguità, silenzi e assenza di protezione, che rende la sua scomparsa non solo possibile, ma tragicamente plausibile. Atto 3. L'ultima sera di Jean Spengler. Venerdì 7 ottobre 1949. Per Los Angeles è una sera come tante. Le strade iniziano a riempirsi, le luci dei locali si accendono una dopo l'altra e la città si prepara a un altro fine settimana. Per Jean Spengler, invece, quella sera ha un peso diverso. Non perché sembri pericolosa, ma perché è fatta di piccoli dettagli che col senno di poi assumono un significato enorme. Jean trascorre il pomeriggio nel suo appartamento al Park La Brea Residential Complex, un complesso ordinato, abitato da famiglie e lavoratori dell'industria cinematografica. È con la figlia Christine e con la cognata Sophie. Secondo i loro ricordi, Jean appare tranquilla, non è nervosa, non è agitata, non parla di problemi imminenti, parla del quotidiano, di cose normali. Questo è un punto importante, Jean non si comporta come una persona che sta per sparire. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 5, Jean si prepara per uscire. Si veste con cura, ma senza ostentazione, non indossa gioielli vistosi, non porta con sé una valigia o effetti personali importanti, porta solo la borsa. Questo dettaglio suggerisce chiaramente che Jean ha intenzione di tornare. Prima di uscire dice che deve incontrare l'ex marito, Dexter Banner, per parlare di questioni legate alla figlia. Aggiunge che più tardi andrà a lavorare su un set cinematografico. È una spiegazione plausibile, una spiegazione che non suscita domande. Ma entrambe le informazioni si riveleranno false. Dexter Banner non vedrà Jean quella sera e nessuno studio la stava aspettando. Perché mentire? La risposta più semplice è anche la più coerente col contesto. Jean ha un appuntamento che non vuole spiegare. Dopo essere uscita di casa, Jean si muove in città. Non sappiamo con certezza come. Non sappiamo se prenda un autobus, un taxi o se venga accompagnata. Questo vuoto è uno dei grandi problemi del caso. Alle 19:30 Jean telefona a casa. La chiamata arriva in modo naturale, come se fosse una pausa tra un impegno e l'altro. Parla con la cognata Sophie, poi con Christine, dice che lavorerà tutta la notte e che probabilmente non tornerà fino al mattino. La sua voce è calma, non sembra avere fretta, non sembra essere sotto minaccia. Questo è uno degli elementi più discussi del caso. Se Jean fosse già in pericolo è difficile immaginare che avrebbe parlato in modo così tranquillo. Questo suggerisce che al momento della chiamata Jean si sente ancora al sicuro. Dopo la telefonata Jean viene vista al Farmers Market. Una commessa la riconoscerà in seguito. Jean è sola, non consuma nulla, non sembra lì per fare acquisti.
sta aspettando qualcuno. Il Farmers Market non è una scelta casuale, è un luogo pubblico, affollato, facilmente raggiungibile, un posto ideale per un incontro che deve sembrare innocuo, un luogo dove due persone possono parlarsi senza attirare attenzione. Jean guarda spesso intorno, non appare spaventata, appare in attesa. E poi, senza che nessuno se ne accorga, Jean Spengler scompare. Quando Jean non torna a casa quella notte, la famiglia non si allarma subito. Ha detto che lavorerà tutta la notte. E a Hollywood lavorare di notte è normale. Ma quando passa la mattina e poi il pomeriggio e Jean non chiama, il silenzio diventa assordante. È in quel silenzio che nasce il mistero. Ed è da quel silenzio che, 2 giorni dopo, emergerà il primo indizio. Atto 4. La borsa nel parco. Domenica mattina 9 ottobre del 1949, Los Angeles si sveglia lentamente. È una giornata come tante. Famiglie in gita, coppie che passeggiano, jogger solitari che attraversano il verde del Griffith Park. Un luogo che di giorno appare sicuro, ma il Griffith Park è enorme e come ogni luogo vasto nasconde angoli che pochi conoscono davvero. Uno di questi è Ferndale, una zona ombreggiata, attraversata da sentieri stretti e circondata da vegetazione fitta. È un'area frequentata da chi cerca tranquillità, ma anche da chi vuole restare lontano da sguardi indiscreti. È qui che un dipendente del parco nota qualcosa di insolito ai margini di un sentiero. Una borsa da donna, abbandonata tra i cespugli. Non è nascosta, è semplicemente lì, come se fosse stata lasciata di proposito. Quando viene recuperata, la borsa appare subito danneggiata. Una delle maniglie è strappata, il cuoio è lacerato. Questo dettaglio colpisce immediatamente gli investigatori. Una maniglia non si strappa da sola. Serve forza, serve resistenza. Suggerisce che qualcuno abbia afferrato la borsa mentre Jean cercava di tenerla con sé. Dentro la borsa di Jean non c'è molto, solo oggetti comuni. Un pacchetto di sigarette Lucky Strike consumato a metà, i documenti, una spazzola per capelli semplice senza nulla di particolare e nessun soldo. Sophie, la cognata di Jean, confermerà più tardi che quella sera Jean era uscita di casa senza soldi. Non pensava di averne bisogno, o forse pensava di tornare presto. Ma in mezzo a quegli oggetti ordinari ce n'è uno che non lo è affatto. Un foglio di carta. È una nota breve, scritta a mano, apparentemente in fretta. Non è firmata, è indirizzata a una sola persona, chiamata Kirk. Il contenuto è inquietante nella sua semplicità. La traduzione è: Kirk, non posso più aspettare. Vado a vedere il dottor Scott. Funzionerà meglio mentre la mamma è via. Virgola. La virgola alla fine della frase trasmette un senso di interruzione improvvisa, come se qualcosa fosse rimasto sospeso, incompiuto. La madre di Jean, Florence Spengler, è effettivamente fuori città in quei giorni, confermando che la frase si riferisce a informazioni private e conosciute solo da Jean e dai suoi stretti contatti. Gli investigatori cercano di capire ogni dettaglio. Perché la borsa è stata abbandonata lì? Perché la nota è incompleta? E perché finisce con una virgola, come se la storia non fosse terminata? Ferndale è un luogo appartato, perfetto per lasciare un oggetto senza essere visti. Non ci sono tracce di lotta, sangue o violenza. Questo indica che, se Jean è stata aggredita, non è successo lì. La borsa diventa così l'unico legame tangibile tra lei e ciò che è accaduto dopo il Farmers Market. I giornali riportano la scoperta rapidamente e il nome di Jean Spengler compare per la prima volta sulle prime pagine, ma ormai sono passati 2 giorni dalla sua scomparsa. La borsa rimane silenziosa e inquietante, la nota resta incompleta, sospesa, come un messaggio lasciato a metà, e il silenzio intorno a Jean cresce ogni minuto di più.
Atto 5. Indagini, sospetti e teorie. Dopo il ritrovamento della borsa e della nota incompleta, la scomparsa di Jean diventa ufficialmente un caso complesso per la polizia di Los Angeles. Non ci sono testimoni diretti, non ci sono prove fisiche che raccontino cosa sia accaduto dopo il Farmers Market. Solo una borsa abbandonata, una maniglia strappata e quella frase che finisce con una virgola. Il primo nome che emerge è quello di Dexter Banner, l'ex marito di Jean e padre della piccola Christine. La loro storia è segnata da anni di tensioni e da una lunga battaglia legale per la custodia della bimba. Per la stampa è un sospettato perfetto, per la polizia invece è solo una pista da verificare. Quando la polizia interroga Dexter Banner, c'è un dettaglio che non passa inosservato. Sul suo volto ci sono dei graffi, segni evidenti, difficili da ignorare. Banner dichiara che si tratta di un incidente avvenuto sul lavoro mentre scaricava una cassa di bicchieri che è caduta. È una versione semplice, apparentemente plausibile. Nessun testimone diretto la smentisce. La sua nuova moglie, Lynn, conferma il suo alibi per la sera della scomparsa di Jean. Per gli investigatori questo basta escluderlo formalmente dalle indagini. Nessuna accusa, nessun arresto, il suo nome, almeno sulla carta, viene messo da parte. Ma fuori dai verbali ufficiali la storia non si chiude affatto. Dopo la scomparsa di Jean, Dexter Banner prende una decisione netta. Nega alla madre di Jean, Florence Spengler, il diritto di vedere la nipote Christine. Per Florence, che ha appena perso una figlia senza nemmeno sapere come o perché, è un colpo devastante. Inizia così una lunga e dolorosa battaglia per l'affidamento. Le udienze vengono fissate, gli avvisi inviati, ma Banner non si presenta. Alla fine viene messo un mandato di arresto per mancata comparizione in tribunale. Ma quando la polizia prova a rintracciarlo, Dexter Banner non c'è più. Lui e Lynn sono spariti, hanno portato via Christine. Si sono trasferiti in Florida, lontano dalla California e lontano dai tribunali. Per mesi, poi anni, la polizia non riesce a trovarli, mentre il mandato è ancora in vigore. Nel frattempo, Lynn compie una scelta altrettanto radicale. Abbandona i figli avuti dal suo primo matrimonio per stare con Dexter Banner. Non li contatterà più per decenni. Solo nel 1994, molti anni dopo, tenterà un riavvicinamento, ma a quel punto è troppo tardi per ricucire davvero. Florence Spengler, la madre di Jean, continua a cercare sua nipote Christine con ostinazione. Scrive lettere, fa telefonate, chiede aiuto. Ma gli anni passano e lei morirà senza averla mai più rivista. Dexter Banner invece va avanti, costruisce una nuova vita. Con Lynn avrà 2 figlie. Del passato non parla, del nome di Jean ancora meno. Dexter muore nel 2007, mentre Lynn morirà nel 2019. Christine, la figlia di Jean Spengler, cresce lontana dalla famiglia materna. Si sposa, ha dei figli. Non risulta che abbia mai cercato i parenti di sua madre. Secondo chi l'ha conosciuta è come se Jean fosse stata cancellata, rimossa, dimenticata, come se qualcuno molto presto le avesse insegnato a non fare domande. Dopo i controlli, gli investigatori sono costretti ad ammetterlo. Dexter Banner non è coinvolto nella scomparsa. Il sospetto mediatico resta, ma quello investigativo cade. Restano allora le parole scritte nella nota. Un solo nome, Kirk. L'attenzione si sposta su Kirk Douglas, protagonista del film Young Man with a Horn, sul set del quale Jean aveva lavorato come comparsa. Nei primi giorni dopo la scoperta della borsa, Douglas chiama spontaneamente la polizia. Dice di non conoscere Jean. Afferma di non aver mai avuto contatti personali con lei. Una dichiarazione netta che sembra voler chiudere ogni possibile collegamento. Ma con il passare dei giorni la versione cambia. Douglas ammette di ricordare Jean sul set, di averla vista durante le riprese e di aver scambiato con lei qualche parola, nulla di più. Nessun appuntamento, nessuna relazione. Ma quella prima negazione totale, seguita da un'ammissione parziale, lascia spazio al dubbio. Non perché emerga una colpa, ma perché il nome sulla nota rimane inspiegato. Chi era davvero Kirk? E perché Jean gli stava scrivendo proprio quella sera? Kirk Douglas, l'uomo dietro il nome. Kirk è nato nel 1916, figlio di immigrati ebrei russi. Cresciuto in povertà nello stato di New York, si è fatto da solo, passo dopo passo, studiando recitazioni e lavorando duramente, imparando presto che a Hollywood non basta il talento, serve resistere.
Negli anni 40 Douglas è nel momento più delicato della sua carriera. Sta emergendo, ha già attirato l'attenzione dei grandi studi, ma non è ancora intoccabile. Young Man with a Horn è uno dei film che lo stanno lanciando definitivamente. Sul set Douglas è concentrato, ambizioso, determinato a costruirsi un nome in un'industria che dimentica in fretta. Attorno a lui ci sono decine di comparse, volti che vanno e vengono, presenze silenziose sullo sfondo, e tra queste anche Gene Spengler. A Hollywood in quegli anni le distanze tra star e comparse sono enormi, mondi che si sfiorano senza davvero incontrarsi. Un saluto, uno sguardo, una parola scambiata tra una ripresa e l'altra, nulla che lasci traccia e nulla che sembri importante. Quando il nome Kirk appare nella nota trovata nella borsa di Gene, per Douglas è un rischio immediato, perché a Hollywood basta un sospetto, per questo chiama subito la polizia e per questo chiarisce e inizialmente prende anche le distanze. Negli anni successivi Kirk Douglas diventerà una delle più grandi star del cinema americano, un uomo noto per il suo carattere forte, per i ruoli intensi e per una carriera lunga e luminosa. Ma dietro quella facciata il suo nome sarà spesso accompagnato da racconti molto diversi. Douglas era noto nell'ambiente hollywoodiano per tradire ripetutamente sua moglie e per avere relazioni con numerose donne, un comportamento che negli anni 40 e 50 veniva tollerato e spesso protetto quando apparteneva a una star. Col tempo emergeranno anche accuse molto più gravi, raccontate da biografi e da persone vicine all'industria. Tra queste, una delle più inquietanti riguarda Natalie Wood, l'attrice, allora giovanissima. Secondo testimonianze raccolte negli anni, Natalie avrebbe confidato a più persone di essere stata violentata brutalmente da un attore potente, un uomo molto più grande di lei. Non fece mai il nome pubblicamente, ma lo disse in privato a persone fidate, e diversi testimoni affermarono di averla vista subito dopo l'accaduto ferita. Nel tempo più fonti hanno indicato Kirk come l'uomo coinvolto in quell'episodio. Non ci fu mai un processo e non ci fu mai una denuncia formale, come non ci fu mai una verità giudiziaria. Ma a Hollywood, soprattutto in quegli anni, il silenzio era spesso il prezzo della sopravvivenza. Queste accuse non dimostrano nulla sul caso di Gene Spengler, ma aggiungono contesto, raccontano che tipo di mondo fosse quello e quanto potere potesse avere chi ne faceva parte, perché a volte per capire un mistero non basta chiedersi cosa è successo, bisogna chiedersi chi aveva il potere di farla franca. Se il nome Kirk apre una porta su Hollywood, il nome Dr. Scott conduce altrove, in una zona più silenziosa, più pericolosa. È un nome comune, troppo comune, ed è proprio questo il problema. Quando la polizia legge la nota trovata nella borsa di Gene, capisce subito che quel riferimento non può essere ignorato. Going to see Dr. Scott non è una frase detta per caso, non lascia spazio a interpretazioni romantiche, è un appuntamento. Gli investigatori iniziano a cercare medici con quel nome, dottori registrati, cliniche ufficiali, ma non trovano nulla. Nessun Dr. Scott ammette di conoscere Gene Spengler, nessun appuntamento risulta fissato e nessuna cartella clinica viene trovata. È come se quel nome non fosse mai esistito o come se non dovesse esistere. Ed è qui che l'indagine prende una piega più cupa. Nel 49 a Los Angeles ci sono due tipi di medici, quelli che lavorano alla luce del sole e quelli che lavorano nell'ombra. L'aborto è illegale, le donne che ne hanno bisogno non possono rivolgersi a un ospedale. Si affidano a nomi sussurrati, a contatti indiretti, a dottori che spesso non figurano in nessun elenco ufficiale. A volte sono medici veri e a volte no. In entrambi i casi il silenzio è parte del prezzo. Se qualcosa va storto non si va al pronto soccorso, si sparisce. Alcuni conoscenti di Gene diranno in seguito che la donna potrebbe essere stata incinta, nulla di confermato, ma l'ipotesi circola e improvvisamente quella frase nota assume un peso diverso. Non posso più aspettare. Aspettare cosa? La virgola alla fine del messaggio rende tutto ancora più inquietante, come se Gene stesse spiegando qualcosa che non ha avuto il tempo di completare, come se stesse andando incontro a qualcosa di urgente, qualcosa che non poteva rimandare. La polizia interroga altri contatti, amici, colleghi. Nessuno sa chi sia questo Dr. Scott. Nessuno ammette di averne mai sentito parlare. È un nome che esiste solo su quel foglio di carta. E questo è forse l'aspetto più disturbante. Perché se Kirk è un nome che attira l'attenzione, Dr. Scott è un nome che la evita. Nessun giornale insiste troppo su questa pista. È una strada che conduce a un mondo che Hollywood e la città intera preferiscono non guardare.
Se Jean quella sera stava andando davvero a incontrare un medico clandestino, tutto cambia. Spiegherebbe la menzogna detta alla famiglia, spiegherebbe l'appuntamento segreto e spiegherebbe anche perché non esiste un corpo, ma non spiegherebbe perché la borsa viene ritrovata in un luogo appartato e soprattutto rotta, come se ci fosse stata una colluttazione. Il nome Dr. Scott resta lì come una porta chiusa. Mentre l'indagine rallenta, quel nome diventa sempre più evanescente. Non porta a un arresto, non porta a una verità, porta solo a una consapevolezza inquietante. Ci sono storie che, in una città come Los Angeles, non vengono mai raccontate fino in fondo. Jean Spengler potrebbe essere entrata in quel mondo, o forse no, ma se l'ha fatto è un mondo da cui molte donne negli anni 40 non sono mai tornate. Teorie alternative e voci di corridoio. Jean frequentava locali e nightclub dove gravitavano uomini con legami alla malavita di Los Angeles, tra cui affiliati di Mickey Cohen, uno dei boss più famosi della città. Alcuni sospetti, come David Ogle e Frank Niccoli, furono segnalati dalle forze dell'ordine come figure marginali legate a questi ambienti e secondo alcune testimonianze potrebbero aver avuto contatti con Jean. Nel 1950 un testimone dichiarò di aver visto Jean a El Paso, Texas, in compagnia di un uomo somigliante a Ogle, ma la conferma di quell'avvistamento non fu mai possibile, lasciando solo domande senza risposte. Inoltre il capo della polizia dichiarò che il dipartimento aveva ricevuto numerose chiamate da persone che sostenevano di aver visto Jean. Una di queste era stata fatta da una conoscente tredicenne di Jean, una ragazza di nome Shirley Ann Morse. Morse era certa di aver visto Jean il 13 ottobre, ben 6 giorni dopo la scomparsa. Giovedì mattina Shirley disse di aver visto Jean in una berlina nera che passava davanti allo scuolabus su cui viaggiava. Shirley disse che Jean era con un uomo che non riconobbe e che Jean sembrava nervosa e spaventata e lo descrisse come un uomo più anziano. Negli anni successivi i giornalisti e storici notarono come la scomparsa di Jean fosse avvenuta in un periodo in cui diverse donne giovani e ambiziose finivano spesso sulle pagine di cronaca nera. Alcune voci suggerirono un possibile legame simbolico con il caso della Black Dahlia, avvenuto 2 anni prima, ma non esistono prove reali di una connessione diretta tra i due eventi. Altri racconti riportati da testimoni occasionali o da giornali locali indicavano avvistamenti non confermati di Jean in città come Phoenix, San Francisco o persino Città del Messico. Nei giorni e mesi successivi alla sua sparizione, nessuna di queste segnalazioni fu mai verificata, ma contribuirono a costruire un alone di mistero attorno alla donna, rendendola una figura leggendaria di Hollywood. In sintesi, le ipotesi sul destino di Jean variano. C'è chi pensa che possa essere stata vittima di un aborto clandestino, chi la collega a figure della malavita e chi sospetta una fuga volontaria spinta dalla pressione di una vita complessa. Tutte le teorie hanno un elemento in comune, nessuna è confermata, e la verità su Jean Spengler resta avvolta nel silenzio di Los Angeles, ancora oggi. Quando ormai il caso sembra non avere più nulla da dire, arriva l'ultimo colpo di scena. L'attore Robert Stack, che all'epoca lavorava già nel cinema e che molti anni dopo diventerà il volto della serie Unsolved Mysteries, conosce Jean Spengler personalmente. Stack racconterà che la sera stessa della scomparsa di Jean, passando davanti al suo palazzo mentre tornava a casa dal lavoro, notò qualcosa che lo colpisce. Una presenza, una figura scura che si aggira all'esterno del condominio. Non riesce a distinguere i tratti, non può dire chi sia. Solo una sagoma, che poi non vede più perché si allontana con l'auto. All'epoca non gli dà peso. Solo col tempo, molti anni dopo, ripensandoci, quel ricordo assume un tono diverso. Los Angeles ha continuato a brillare, le luci del set non si sono mai spente, i sogni hanno continuato a essere venduti, notte dopo notte. Il nome di Jean invece è rimasto sospeso, senza una risposta, senza una fine. Una donna di 26 anni è uscita di casa una sera d'autunno del 1949, senza mai più tornare. Dietro di lei ha lasciato una figlia, una madre che non ha mai smesso di cercare e una città che ha imparato a dimenticare. Forse Jean ha incontrato la persona sbagliata. Forse ha bussato a una porta che non avrebbe mai dovuto aprirsi. Forse la verità si è persa in mezzo al rumore, al potere e al silenzio. E la sua storia non finisce con un punto. La sua storia finisce con una virgola.